Hi everybody, we're Italians. We can't pronounce it. Austin horror. This is Geretta Geretta from Demons here at Housecore, and this is the wonderful Maestro director. That's you. Ciao, Austin horror. I am Rugerro Deodato, Cannibal Holocaust director. Allora, io avevo già girato un film sui cannibali, Ultimo mondo cannibale, e il film ha avuto molto successo in tutto il mondo, specialmente in Giappone e in Germania. E sia il Giappone che la Germania mi chiedevano continuamente di fare un altro film sui cannibali. Well, I had already had a huge success with my first cannibal film, the title in The Last Cannibal World. Yeah, The Last Cannibal World. And actually the film did very well in Japan and across Europe, so there was still interest in this subject matter. Io avevo paura di fare un altro film di cannibali perché anche il primo ha avuto un po' di problemi con i paesi orientali. Quindi dicevo sempre di no. So actually, I was a little worried about making another cannibal movie because I had a lot of problems with the countries of Asia or the East. Yeah, Asia. In Asia. And every time anyone would ask me, hey, would you make another cannibal movie, I always said no. Allora invece l'idea mi è venuta quando in quel periodo in Italia c'era molto problema col terrorismo. E in televisione, alle ore quelle del telegiornale, mio figlio vedeva sempre dei morti, dei assassinati, mio figlio aveva 7 anni e i giornalisti facevano vedere queste cose molto forti e io dico perché allora in televisione fanno vedere queste cose forti e quando io faccio un film me lo censurano ai 18 anni, me lo tagliano, me lo vogliono bruciare. E allora ho detto adesso scriverò una storia sui giornalisti che vanno a fare queste cronache. So the idea sort of came to me. It was during a period in Italy when there was a lot of terrorism, Brigata Rossa, other things that were happening. And my daughter, who at that time was only 7, it was sort of amazing to me that she could see the news where there were a lot of dead bodies. They would show all kinds of bodies and murders and deaths on the television. So yeah, it came to me, I said, I'm going to make a movie about journalists that go and film all these horrific things, and I'm going to see where that takes me. Quindi ho detto, adesso io vado a fare dei giornalisti che vogliono fare degli scoop forti e se non li trovano, li creano, bruciando i villaggi, seviziando le Indie, e fare una cosa del genere e lo farò come una storia. Loro spariscono poi perché è un giornalista, il professore della loro università decide di andarli a cercare in Sud America. So I started thinking, I'm going to do a story where all of these journalists, all they're interested in is getting the scoop. So it came to my mind, why don't I make a story of a bunch of journalists that go to do a scoop, and then when they don't find one, they create one. They burn down villages, they grab people and do things to them, and I thought that'll be a good story. Quindi è stato semplice il fatto di questo professore è andato alla ricerca in Sud America, nella giungla, e camminando nella giungla ha cominciato a capire che questi avevano attraversato questi villaggi e avevano creato dei problemi, che trovava dei villaggi bruciati, dei morti, tutto quanto, fino a che trova i corpi dei ragazzi morti e insieme ai rulli
pellicola. So this professor goes there and he finds basically the evidence of what the story is. The professor goes and he finds the evidence that they have manufactured everything. And in fact, he finds the dead bodies, he finds the destroyed villages. But the twist is he also finds the rolls of film. A questo punto poi lui prende le pizze di pellicola e le porta in America e le montano. È diventata la seconda parte, quindi è tutto quanto il risultato di questi dei filmati di questi ragazzi fino alla loro morte, perché dopo l'Ilios a un certo punto si vendicano. E questo è stato il fatto che ha avuto il successo nel film. Sergio Leone, che ha visto il film per la prima volta, mi ha detto: la prima parte è un film normale, la seconda parte è veramente un capolavoro, però passerai molti problemi perché tutti penseranno che è un film vero. So basically, you know, the first part of the film is a film. It's a film with a good plot. It has this big mystery: what happened to the kids, what happened to the village. And even the great director Sergio Leone, when he actually saw the movie at a screening, he came to me and he said, "This is a great film. The first part, okay, it's a film, but the second part, this is something new. We haven't seen this before, but you're going to have a lot of trouble. You're going to have a lot of trouble with the critics and with censorship." In Italia non hanno pensato a questo, non arrivano a pensare a questo, vedono solo un film che può dare fastidio in quel periodo e basta, ma non hanno pensato a quello che poi invece all'estero hanno. So at the time, the Italian press, they looked at it as, look, it's a film. They didn't take it for more or less. They felt it was judged that it could be disturbing, and it's really only when the film was exported that's when he got the big boo-boo, you know, the big uh-oh about the film. Sì, infatti, and in fact, il film in Italia ha dormito per 20 anni. For 20 years, the film in Italy was asleep. Quando i ragazzi del Blair Witch Project hanno fatto il film copiato dal mio, è uscito in Italia e invece tutti i media e le televisioni sono andate a intervistare i ragazzi che uscivano dal cinema e dice: che c'ha di speciale questo film di questi di Blair Witch Project? E tutti in tutto il mondo hanno sempre detto: ma questo è un film che Deodato l'ha fatto 20 anni fa. So the big thing was, you know, the film, it came, it went, but it lay dormant in distribution or what have you. And it's really the success of the Blair Witch Project. And when Blair Witch was released in America, in Italy, then the Italian press was like, bah, which means, and so, you know, what's the big deal about the Blair Witch Project? And everyone, all journalism, all people that talked about it, people who saw the movie said, but of course, it's based on the original film that Rugerro Deodato did. And so then that opened the door to, let's go back and look at that project again in Italy. Allora ho capito che in questi 20 anni che aveva dormito nel cinema, però nelle case tutti i ragazzi italiani, tutti di tutto il mondo avevano visto questo film. So he says, you know, I realized in the 20 years that it was asleep. The film wasn't asleep, it was asleep in the cinema. But with VHS and DVD, it was alive. It was alive in the homes of everyone, of young people, older people, who were watching it at home. E la mia casa è cominciata a essere piena, tutti, in un mese almeno 10 volte venivano televisioni di tutto il mondo, giornalisti italiani che prima non avevo mai visto, tutti a parlare con Deodato e tutti hanno cambiato idea. Per esempio ci stava un giornale molto di sinistra che 20 anni prima mi aveva parlato malissimo di me, 20 anni dopo invece ha detto Ruggero è stato l'unico che è andato contro i media all'epoca. Dammi a chance. So he says, he goes, there was a month-long period that at least 10 times a day there were knocks at the door, the paparazzi, the press were camped out in front of his house, and everyone, people who had been really mean to him,
a particular newspaper on the left politically, and now suddenly Deodato, he's the miracle, he's the only one that understands, he's the new voice of Italian cinema. E poi ho detto che la mia casa è cominciata a diventare piena di tutti i giornalisti. questo l'ho detto. Until the part of i giornali dalla sinistra, I poi giornali. hanno detto tutti che sei un genio. E sono un genio. And then finally I'm a genius. Discover. Yeah, and then he's rediscovered.